Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare dei nostri studi. Hai tempo per chiacchierare? Sì, certo, mi piace parlare delle nostre lezioni e dei progetti futuri. Ottimo. Vorrei chiederti del tuo corso di studi. Qual è il tuo indirizzo di studi? Studio informatica. Approfondisco molti aspetti relativi ai computer, alla programmazione e alla tecnologia. È interessante. Perché hai scelto informatica come indirizzo di studi? Ho scelto informatica perché amo la tecnologia. Da bambino mi divertivo a giocare con i computer e a imparare come funzionano. Voglio creare nuovi software e risolvere problemi con la tecnologia. Capisco, anche a me piace la tecnologia, ma non sono sicura se dovrei studiare informatica. Cosa studi nelle tue lezioni? Nell'informatica studio molte materie. Approfondisco linguaggi di programmazione come Python, Java e C++. Imparo anche sugli algoritmi, le strutture dati e le reti informatiche. Abbiamo anche corsi di sviluppo software e design web. Sembra molto tecnico. Pensi sia difficile imparare tutte queste cose? All'inizio è stato un po' difficile per me. Ho dovuto esercitarmi molto e lavorare su tanti piccoli progetti. Ma ora mi piace la sfida. Mi piace risolvere problemi e programmare. Più mi esercito, più diventa facile. Capisco. Lavori su progetti con altri studenti? Sì, spesso lavoriamo in gruppo. Abbiamo progetti in cui costruiamo giochi semplici, progettiamo siti web o creiamo app. Lavorare con gli altri è divertente e mi aiuta a imparare nuove idee. Sembra fantastico. Mi piace lavorare in squadra. Qual è la tua lezione preferita in informatica? La mia lezione preferita è Programmazione 101. Imparo a scrivere codice e a creare piccoli programmi. Mi piace vedere il mio codice funzionare e risolvere un problema. Mi fa sentire orgoglioso. È bello. Hai altre lezioni che ti piacciono? Sì, mi piace anche il corso sugli algoritmi. Impariamo a risolvere problemi passo dopo passo. È come un puzzle. Mi piace trovare il modo migliore per fare qualcosa. Sono curiosa riguardo al futuro. Cosa vuoi fare dopo la laurea? Voglio diventare sviluppatore software. Voglio lavorare per un'azienda tecnologica e aiutare a creare nuove app e software. Penso anche di voler avviare un giorno la mia azienda tecnologica. È un grande obiettivo. Pensi che il tuo corso di studi ti aiuterà a raggiungere questo obiettivo? Sì, credo che l'informatica mi fornirà le competenze necessarie. Imparerò a programmare, a progettare sistemi e a lavorare con i computer. Queste competenze sono molto importanti nel mercato del lavoro di oggi. Sono d'accordo. Molti lavori oggi richiedono competenze informatiche. Sto pensando di studiare economia o ingegneria, ma non sono sicura. Sia economia che ingegneria sono buone scelte. Se ti piace la tecnologia e risolvere problemi, potresti anche considerare di fare un minore in informatica o seguire alcuni corsi di programmazione. È un'ottima idea. Voglio imparare di più sui computer anche se non mi laureo in informatica. Puoi seguire corsi elettivi. Molti studenti seguono un corso breve di programmazione o design web. Aiuta a capire meglio la tecnologia. Sì, ho visto alcuni corsi elettivi nel catalogo.
Potrei provare un corso di programmazione per principianti il prossimo semestre. È un ottimo piano. Anche una conoscenza di base della programmazione può essere molto utile. Può aiutarti in qualsiasi campo, perché la tecnologia è ovunque. Sono d'accordo. Voglio essere preparata per il futuro. Hai qualche consiglio per qualcuno che sta pensando di laurearsi in informatica? Il mio consiglio è di esercitarti molto e di non avere paura di fare errori. Quando programmi, commetterai errori. È normale. Impara dai tuoi errori e continua a provare. È un buon consiglio. Lo terrò a mente se decido di seguire un corso di programmazione. Inoltre, cerca di lavorare su piccoli progetti al di fuori delle lezioni. Puoi costruire un sito web semplice, creare un gioco o persino scrivere un piccolo programma. I progetti ti aiutano a imparare e rendono la materia divertente. Mi piace l'idea di lavorare su progetti. Sembra creativo e interessante. Sì, è molto gratificante. Vedi il tuo lavoro prendere vita e ti dà fiducia. Tom, pensi che informatica sia un buon indirizzo per il futuro? Sì, penso che l'informatica sia molto importante. La tecnologia sta crescendo rapidamente. Molti lavori futuri richiederanno competenze informatiche. Studiare informatica ti prepara per un buon lavoro e ti aiuta a migliorare il mondo con la tecnologia. Ha senso. Voglio un lavoro che sia interessante e che offra buone opportunità. Rifletterò di più sull'informatica e sulle mie opzioni. Sono felice di condividere la mia esperienza con te. Qualunque cosa tu scelga, so che lavorerai sodo e avrai successo. Grazie, Tom. Apprezzo il tuo consiglio e il tempo che mi hai dedicato oggi. Prego, Alice. Mi piace parlare con te dei nostri studi e del nostro futuro. Ho un'ultima domanda. Qual è la parte più difficile dello studio dell'informatica per te? Per me, la parte più difficile è imparare nuovi linguaggi di programmazione e concetti. A volte il codice non funziona e mi sento frustrato. Ma imparo a essere paziente e a fare il debug del mio codice passo dopo passo. Capisco. Il debug sembra difficile, ma fa parte dell'apprendimento. Sì, lo è. Cerco di vederlo come un puzzle. Ogni errore è un indizio che mi aiuta a migliorare. Dedico tempo a leggere, esercitarmi e fare domande. Questo mi rende migliore nella programmazione. Ammirò il tuo atteggiamento. Vedi le sfide come opportunità per imparare. Esattamente. Credo che ogni sfida mi renda più forte. Cerco di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. Terrò a mente questo mentre pianifico i miei corsi. Voglio scegliere un indirizzo che sia impegnativo ma anche stimolante. Qualunque cosa tu scelga, ricorda che il lavoro duro e un atteggiamento positivo sono le chiavi del successo. Grazie per il tuo incoraggiamento, Tom. Mi sento più sicura nell'esplorare nuove materie. Sono felice di aiutarti. Se hai altre domande sull'informatica o su qualsiasi altro indirizzo, non esitare a chiedere. Lo farò, Tom. Apprezzo davvero la nostra conversazione di oggi. Mi ha dato molto su cui riflettere. Anche a me, Alice. Mi piace sempre parlare con te. Mi aiuta a riflettere sui miei obiettivi e sui miei studi. Prima di concludere la nostra chiacchierata, puoi raccontarmi un po' della tua vita quotidiana come studente di informatica? Certo, ho lezioni al mattino e a volte anche nel pomeriggio. Seguo lezioni, lavoro su compiti e studio in biblioteca. Passo anche del tempo a programmare a casa. Sembra impegnativo. Come gestisci il tuo tempo? Utilizzo un planner per pianificare le mie lezioni, i compiti e il tempo libero. Cerco di studiare un po' ogni giorno per non sentirmi sopraffatto. È una buona abitudine.
Devo pianificare meglio il mio tempo anch'io. Pianificare è importante. Mi aiuta a bilanciare gli studi, gli hobby e la vita sociale. Quali hobby hai al di fuori dello studio? Mi piace giocare ai videogiochi, leggere libri di fantascienza e fare passeggiate. A volte mi unisco a un club di programmazione con i miei amici. Sembra divertente. Anche a me piace leggere e giocare. Sì, molti studenti di informatica amano i giochi perché sono creativi e stimolano la mente. Ma è anche importante fare pause e praticare altre attività. Sono d'accordo. L'equilibrio è fondamentale per una vita studentesca felice. Esattamente. Cerco di dedicare del tempo ai miei hobby ogni giorno. Rende lo studio più piacevole. Grazie per aver condiviso la tua vita quotidiana con me, Tom. Mi aiuta a capire com'è essere uno studente di informatica. Prego, Alice. Sono felice di condividere le mie esperienze. Spero tu trovi il percorso giusto per i tuoi studi. Rifletterò attentamente sulle mie scelte. La nostra conversazione di oggi mi ha dato molte idee. Sono felice di sentirlo. Ricorda, qualunque cosa tu scelga, credo che farai bene. Grazie, Tom. Apprezzo il tuo supporto e la tua amicizia. Sei sempre benvenuta, Alice. Continuiamo a parlare dei nostri studi e dei nostri sogni. È bello condividere idee e imparare l'uno dall'altro. Sì, sono d'accordo. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Ti farò sapere se decido di seguire un corso di informatica o qualsiasi altra nuova materia. Fai pure. Sono sempre qui per aiutarti e condividere i miei pensieri. Grazie ancora per il tuo tempo oggi. Ho imparato molto sull'informatica e sulla tua vita quotidiana come studente. Prego, Alice. Ho apprezzato la nostra chiacchierata. È sempre piacevole parlare con te. Ci vediamo in classe domani. Ti auguro una buona giornata e buona fortuna con i tuoi studi. Grazie, Alice. Anche a te una splendida giornata. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Quando arrivi, puoi dire ciao. Ciao e un saluto informale. Studi. Studi. Io studio in biblioteca. La mia amica studia medicina. Studiamo insieme per l'esame. Chiacchierare. Chiacchierare. Mi piace chiacchierare con i miei amici. Ogni giorno chiacchierare fa bene all'umore. Durante la pausa, possiamo chiacchierare un po'. Lezioni. Lezioni. Le lezioni iniziano alle 8. Io frequento 3 lezioni al giorno. Le lezioni sono molto interessanti. Progetti. Progetti. I miei progetti sono importanti. Lavoro sui progetti ogni giorno. I progetti devono essere completati entro la settimana. Approfondisco. Approfondisco. Approfondisco la mia conoscenza della storia. Se approfondisco il tema, trovo nuove informazioni. Ogni giorno approfondisco le mie abilità in italiano. Aspetti. Aspetti. Ci sono molti aspetti della vita. Dobbiamo considerare tutti gli aspetti. Gli aspetti culturali sono importanti. Tecnologia. Tecnologia. La tecnologia avanza rapidamente. Molte persone usano la tecnologia ogni giorno.
La tecnologia ha cambiato il nostro modo di vivere. Programmazione. Programmazione. La programmazione è importante per i programmatori. Studiare la programmazione richiede tempo e pazienza. La programmazione può essere divertente e creativa. Algoritmi. Algoritmi. Gli algoritmi sono fondamentali nell'informatica. Studiare gli algoritmi aiuta a risolvere problemi complessi. Molti algoritmi sono utilizzati nei motori di ricerca. Strutture. Strutture. Le strutture sono importanti per la sicurezza degli edifici. Ci sono molte strutture diverse in questa città. Le strutture di legno sono molto belle. Lavoro. Lavoro. Io cerco un nuovo lavoro. Il lavoro è molto interessante. Mio padre ha un lavoro difficile. Competenze. Competenze. Le competenze sono importanti nel lavoro. Dobbiamo migliorare le nostre competenze ogni giorno. Le competenze comunicative aiutano a relazionarsi meglio. Opportunità. Opportunità. L'opportunità è arrivata inaspettatamente. Dobbiamo cogliere ogni opportunità che si presenta. Questa è un'opportunità unica nella vita. Incoraggiamento. Incoraggiamento. L'incoraggiamento è importante per tutti. Ho ricevuto un incoraggiamento da un amico. L'incoraggiamento può aiutare a superare le difficoltà. Sopraffatto. Sopraffatto. Mi sento sopraffatto dai miei compiti. La situazione era così difficile da essere sopraffatto. Non lasciare che le emozioni ti sopraffatto. Equilibrio. Equilibrio. L'equilibrio è importante nella vita. Dobbiamo trovare un equilibrio tra lavoro e svago. L'equilibrio aiuta a mantenere la salute mentale. Esperienze. Esperienze. Ho avuto molte esperienze interessanti. Le esperienze ci insegnano lezioni preziose. Le tue esperienze possono ispirare gli altri. Obiettivi. Obiettivi. Gli obiettivi sono importanti per il successo. Dobbiamo fissare nuovi obiettivi ogni anno. L'azienda ha raggiunto i suoi obiettivi. Pianificare. Pianificare. Devo pianificare le mie vacanze. È importante pianificare il lavoro. Posso aiutarti a pianificare l'evento. Qual è l'indirizzo di studi di Tom? Qual è la lezione preferita di Tom in informatica? Qual è il significato della parola indirizzo nel contesto degli studi? Cosa significa esercitarsi quando si parla di apprendimento? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.